70 € al chilo, vabbè, la bresaola della Valtellina, quello che accidenti sarà. Questa non è che mi ispira molto, eh. Cos'è sta roba qua? Ma dov'è la pasta? Manca il cioccolato Novi. Estoni, dovete aggiornarvi però, dai. Questo è bianco con i mirtilli che mi ha fatto salire la glicemia solo a guardarlo. Mortacci! Per dirla alla piemontese, allora, vendono gli hamburger e i cheeseburger già in confezione così. Salve a tutti, Boia Faust! Bentornati dall'Estonia. Oggi sono a Tallinn e poteva mancare il contenuto sui supermercati in Estonia. Cosa si trova nei supermercati in Estonia, a Tallinn in questo preciso istante? E io che cavolo ne so, mica vivo in Estonia, vivo in Finlandia. E quindi, a maggior ragione, sono curioso pure io di vedere cosa si vende dentro un supermercato proprio qui a Tallinn. Alle mie spalle c'è il Nautica, che è un centro commerciale al porto di Tallinn. E ovviamente ci sono anche tanti negozi, ma c'è anche un supermercato. Quindi adesso entriamo, diamo un'occhiata ai prodotti, così vediamo un pochettino cosa si trova. Sono curioso anch'io, cosa credete? Andiamo, va? Non a caso ho scelto quest'ora un po' più tranquillo, per cui ci possiamo concentrare un pochettino sui prodotti. Allora, subito all'entrata ovviamente le bevande, che sono il motivo principale per cui la gente viene a comprare qua in Estonia. E ho trovato l'acqua San Pellegrino ed è 1,69 per la bottiglia da 1 litro. In Finlandia costa molto molto di più. Ovviamente hanno tantissime birre locali, famosissima Kali. Adesso diamo un'occhiata alle altre cose strane. Una cosa tipica che si trova qua in Estonia si chiama kohuke, che praticamente è tipo il latte condensato aromatizzato con diversi gusti, per esempio i gusti di frutta. E qua potete vedere, per esempio, sono un po' tipo i nostri danito come idea, come consistenza. E qua praticamente vedete cioccolato, lampone, fragola, ci sono anche i pacchi più grossi, la vaniglia e tutte queste cose qua. Ovviamente è lo snack salutare che viene dato ai bambini praticamente. Se venite a Tallinn, una cosa che dovete assolutamente provare è quando entrate in un supermercato andare nel reparto dove ci sono i panificati praticamente, che si chiama Pagar, così. E adesso diamo un'occhiata, al di là di questi pani confezionati, le cose invece che si possono comprare qua. Eccoci qua, reparto dolci, tra l'altro vedete che hanno anche dei prezzi, questo è un croissant all'albicocca, 79 centesimi, insomma, non sono per niente male neanche i prezzi. E questi sono molto buoni, anche se ovviamente sono prodotti da supermercato, ma sono molto buoni. Poi ci sono anche i prodotti più elaborati, diciamo. Vedete, con la cannella è immancabile, anche questi maledetti estoni, come i finlandesi piace la cannella. C'è la conchiglietta, questa qua alla crema, che abbiamo anche noi, che praticamente il vostro medico vi ringrazierà dopo che ne mangiate una. E poi c'è il reparto salato. E questi sono quelli che vi consiglio di provare assolutamente. Ci sono questi qua con il formaggio dentro, questi anche, così col formaggio. Questi hanno l'hot dog praticamente dentro. Poi sono delle pizzettine, delle cose così. Sono tutte praticamente delle sfoglie ripiene, salate, che possono essere con formaggio, oppure con formaggio e prosciutto, oppure con le verdure. Ci sono anche tante opzioni vegetariane. Questa non è che mi ispira molto, eh. Cos'è sta roba qua? Cana giusto, cioè praticamente quella roba lì dovrebbe essere un panino con pollo e formaggio. Ma dov'è la pasta? Io voglio vedere quanto costa 1 chilo di Barilla. Andiamo a vedere quanto costa. Ho trovato la Nutella, madonna. La Nutella costa, pure in offerta l'ho trovata, 5,69 per questo barattolo qua, che è da quanto è sta roba qua? Da? Sì, ti dice le calorie più che altro. 600 grammi dovrebbe essere stato. Sì, 600 grammi, c'è anche sull'etichetta. Perfetto, ce ne sono diversi formati. Questo non lo vedevo da una vita, il vasetto fatto così. Questo è classico piccolo, grande. E poi ci sono anche, minchia, c'è anche quello della Valsoia, della Milka. Ma manca il cioccolato Novi. Estoni, dovete aggiornarvi però, dai. Ho trovato la pasta Barilla. Ci sono addirittura dei formati che in Finlandia non trovo, tipo le caserecce. Sono le farfalline, le caserecce, i fusilli, le tagliatelle, penne rigate e le farfalle. 1,50 €, 2 €. Adesso queste qua sono in offerta, normalmente costerebbero 2,19 € il mezzo chilo.
quindi sicuramente non sono proprio a buon prezzo, però dai, se la sfanghiamo anche così. Ma una cosa bella che ho trovato, c'è anche la Molisana che costa molto di meno rispetto alla Barilla, ci credete? Guardate qua, la Molisana trafilata al bronzo con una pasta buonissima. I radiatori sono questi a 2 euro il mezzo chilo, quindi 4 euro al chilo. Ci sono gli gnocchetti, ci sono gli gnocchetti sardi, incredibile. I risoni, questi per quando stai male col brodo, sono la morte sua. Le reginette, anzi le maffalde corte, quelle tagliate. Devo dire che mi aspettavo più scelta, devo essere sincero, però hanno almeno una buona selezione base. Ad esempio anche gli spaghetti, di nuovo, 1,50 € per il mezzo chilo. In Finlandia forse costano qualcosina in meno, addirittura. Boh. Il parmigiano reggiano sta arrivando a dei prezzi veramente tipo l'oro. Qua a Tallinn si riesce a trovare anche quello. Ho trovato ad esempio qua un parmigiano reggiano autenticato, non farlocco, e il prezzo al chilo è di circa 32, 33, anzi 33 euro. E un altro tipo, questo è un 30 mesi, mentre quello di prima non lo so, ma sicuramente non lo era, e costa 35 euro al chilo. Il classico tocco di parmigiano invecchiato 30. E anche se manca la vera e propria salumeria, però ci sono anche gli affettati beretta, quindi se volete farvi un panino qua potete trovare le cose per farlo. Hanno una buona selezione, addirittura prosciutto crudo al tartufo. Poi c'è la bresaola, il salame milano, la spianata, qua c'è il prosciutto di Parma, prosciutto crudo, insomma, non è che non si trova niente, dai. I prezzi quali sono? 70 euro al chilo, vabbè, la bresaola della Valtellina, quello che accidenti sarà. Eccolo qua, il Parma Beretta costa 70 euro al chilo. Devo dire che costa di più qua che a Helsinki, è una cosa che mi sorprende abbastanza. Nonostante pure gli estoni bevano tantissimi chili di caffè pro capite all'anno, la selezione qua di caffè mi ha deluso un pochettino, perché è vero che hanno un pochettino di marche della Lavazza, hanno addirittura il decaffeinato, questo è il prezzo per praticamente questo, che 250 grammi sono 44 euro al chilo, è tantissimo. Poi c'è il Lavazza Espresso, che costa un pochettino di meno, beh, più o meno, proprio un cavolo di meno, perché la confezione è da 2,50, per cui neanche tanto. E sinceramente il Lavazza Rossa, l'oro a 10 euro, il pacco da 2,50, cioè già non lo comprerei se me lo facessero pagare 1 euro, figurati a pagarlo 10 euro, ma sei fuori. Le altre, devo dire, non è che hanno chissà che marche italiane, cioè mi aspettavo di trovare qualcosina in più. Hanno tante marche che si trovano anche in Finlandia, per esempio il Pauling, il classico Presidenti che è questo, oppure il Kulta Katrina, che è uno dei caffè più schifosi che abbia mai bevuto in vita mia. E poi c'è qualche Löfbergs, come cavolo si pronuncerà, ma che ne so. Questo anche però si trova da noi a Helsinki, per esempio. Cioccolateria, altro punto che faccio sempre nei video sui supermercati. Vediamo qua, ho trovato i Ferrero Collection, pacchettino, questo qua è quello piccolo, costa quasi 10 euro, 57 euro al chilo, non è poco. Poi ci sono i Ferrero Rocher, questi costano cari anche in Italia, però questi qua 10 euro, quelli più grossi 17 euro. Poi ci sono i Raffaello che sono pure in offerta a 3,99, 26,60 al chilo. Questi qua non costano tantissimo. Poi ci sono tante marche che troviamo un po' dappertutto, l'Indoor, poi i Geisha che sono quelli finlandesi della Fazer, e altre cavolate così. Per quanto riguarda invece le barrette del cioccolato classico, hanno principalmente tre marche: la Milka, in tantissime varianti, Kalev e Fazer. Allora, Fazer è quella finlandese, Kalev io vi consiglio di provarlo perché è la versione, praticamente la Fazer estone, e qua ha anche delle cose abbastanza interessanti, perché ad esempio questo qua con le ciliegie, questo qua all'87%, se come me amate il cioccolato super super nero, 70%, 56%, queste sono con le nocciole dentro, questo è bianco con i mirtilli che mi ha fatto salire la glicemia solo a guardarlo, e altre cose così. Se venite in Estonia io vi consiglio di provare comunque le marche estoni, lasciate stare quelle finlandesi, avete tutto il tempo a Helsinki per provarle. E queste qua sono le stesse tavolette di cioccolata, però in formato enorme, cioè queste qua veramente vi bastano per un reggimento, queste con le mandorle, e vi assicuro queste qua sono buonissime, il Kalev è buonissimo e vi consiglio caldamente di provarlo se venite qua in Estonia. Il reparto caramelle, si vede che questi estoni sono dei dilettanti a confronto dei finlandesi, perché la disponibilità è sicuramente più piccola, nonostante voi potreste pensare ma guarda quante caramelle che hanno. Beh, guardate i miei video che ho fatto quando sono andato nei supermercati in Finlandia e capirete la differenza. Comunque anche qua
almeno un pochettino di selezione ce l'hanno, dai. Sono nel regno dell'alcol e ovviamente ho sentito parlare tantissimo il finlandese qua nell'area, perché? Perché i finlandesi vengono qua a Tallinn per comprare l'alcol e ovviamente c'è una sezione fornitissima anche in un supermercato normale, anche per dare soddisfazione ai clienti finlandesi. Comunque devo dire che la selezione di birre qua non è niente male, perché ho trovato la Leffe già in più di una varietà, che è una cosa abbastanza rara. E poi c'è la Moretti, che, oddio, questa qua costa un bel po', perché 2,15 per la bottiglia, quella da 33, sti cavoli. Che poi non ho capito, quella da mezzo litro, vabbè, sì, è in lattina, però costa praticamente di meno in proporzione. Ma misteri. Tra l'altro in estone birra si dice ölu, mentre in finlandese olut. Questo supermercato ovviamente è fatto apposta per i turisti, quindi principalmente si concentra su quei prodotti che comprano i turisti qua, che poi risalgono sulle navi. Adesso però proviamo ad andare in un altro supermercato che è più verso il centro, vediamo cosa si trova lì. Un giretto molto veloce. Ho trovato Prisma e adesso questo mi salverà la vita, però voglio anche vedere quali prodotti vengono venduti qua dentro in Estonia. Andiamo. Questo tra l'altro è un 24 ore. La prima cosa che noto è che alle parti panificati, quindi dove ci sono le brioscine e tutto, qua costa di più, maledetti finlandesi, hanno esportato anche i prezzi. Vedete, le brioscine che prima costavano, i croissant 75 o 80 centesimi, adesso qua siamo a 1,40 €, quindi l'inflazione si è già fatta sentire solo nel tempo di attraversare la strada. Questa qua grossa, la girella, la cannella, 1,50 €, però c'ha un bel aspetto, devo dire, 1,50 € non è male. E poi c'è questi qua salati sull'1,30 €. Hanno molta meno scelta rispetto a prima. Vedete, ci sono solo proprio 3 tipi di pane, però maledetti finlandesi. Allora, vendono gli hamburger e i cheeseburger già in confezione così. 250 grammi, tra l'altro quasi 5 € l'uno. Mamma mia che zozzeria. Si chiama Banditi. Perché devi essere un bandito a concettualizzare una roba del genere. Siamo entrati in territorio assolutamente finlandese, perché il reparto caramelle si è, come per magia, ampliato. Guardate quanti di più ce ne sono qua e guardate quante schifezze di Red Bull ci sono. Quindi siamo tornati al classico reparto stronzate finlandese. Ah, come mi sento a casa. E infatti arrivando da Prisma anche la selezione dei salumi cambia. Quindi abbiamo già prosciutto crudo, salame Milano, salame Napoli, prosciutto cotto assolutamente introvabile e la mortadella, quello non è proprio un bellissimo colore, però 30 € al chilo, 33 € al chilo, 36, 44, insomma viaggiamo 35-40 € al chilo per i salumi, però vedete che c'è già più varietà italiana e costano anche di meno al chilo, tanto di meno. Per cui vedete che ogni supermercato, nonostante siano nella stessa città, hanno selezioni, non lo so, pensate in maniera un po' differente. Questo rispecchia un pochettino quello che trovate di più in Finlandia. E infatti qua si trova ad esempio la pasta rummo, cosa che prima non c'era, 3 € però il mezzo chilo, quindi è addirittura più cara rispetto alla Finlandia, e la Barilla siamo sui 2 € il mezzo chilo, quindi anche qua, comunque scusate, ho detto 3 € al chilo, ma col cavolo, 3 € il mezzo chilo, sono 6 € al chilo. Mortacci! Per dirla alla piemontese, Ma tanto qui la cosa che la fa da padrona, a Tallinn continua a essere l'alcol. Perché? Voi che ne dite? Cioè, questo è un supermercato normalissimo, qua ci sono i supermercati solo di alcol, questo qua è un supermercato invece normale e c'è un terzo del supermercato dedicato all'alcol. Vabbè, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, che adesso mi devo comprare le caramelle.